Bella a tutti raga, qui Ice e benvenuti in questo video. Oggi vi andrò a spiegare come si utilizza System Informer, ovvero Process Hacker, però nella sua versione aggiornata, la sua ultima versione, durante un controllo hack. Process Hacker per l'appunto è ormai discontinuato, non lo updatano più, e hanno invece cambiato il nome del progetto Process Hacker in System Informer, è letteralmente una copia di Process Hacker, semplicemente che adesso questo nuovo programma sta venendo updatato. Grazie anche a, diciamo, l'aiuto della community che per l'appunto seguiva il progetto precedente e niente, è completamente la copia di Process Hacker però con svariate migliorie. Parto spiegando un po' per l'appunto che cos'è System Informer. Allora, la definizione che danno gli stessi sviluppatori è che è uno strumento comunque gratuito, potente e multiuso che aiuta a monitorare le varie risorse nel sistema e a eseguire sia il debug dei software sia rilevare malware. Nel nostro caso specifico, nel caso specifico per appunto di noi che facciamo SS, è un programma molto utile perché ci consente di visualizzare tutti i processi, i servizi, i driver, eccetera, che sono in esecuzione, anche quelli che sono o nascosti oppure inattivi. Ci permette inoltre di filtrare i vari processi, noi ovviamente lo facciamo attraverso le stringhe, e ci permette anche di dumpare i processi veri e propri, di creare il kernel live dump che vabbè oggi non andrò a coprire, ci permette di monitorare anche le connessioni, questo solo System Informer e non ovviamente Process Hacker, di monitorare le connessioni in entrata e in uscita dal PC, che può essere utile per le detection di proxy clients. Anche questi ovviamente non li andrò a spiegare perché, come ho detto nella premessa del primo video, sono qualcosa che se andrò a coprire in video separati. E ha diciamo altre varie ovviamente funzionalità che per l'appunto sono utili in controllo. Iniziamo quindi subito con il tool. Io lo apro e vi faccio vedere anche un messaggio di errore che mi sta comparendo adesso. Questo probabilmente a voi non comparirà, a me compare perché ho aggiornato ieri la versione di Windows e a quanto pare nella ultima versione di Windows che hanno messo hanno fatto un update al kernel, cioè un update relativo al kernel, e quindi il kernel driver di System Informer a quanto pare non funziona ancora per questa versione. Molto probabilmente tra qualche giorno andranno a updatare la versione del loro kernel driver e quindi funzionerà normalmente. Vi faccio comunque vedere questo messaggio di errore perché diciamo, vi spiegherà cosa vuol dire se lo andrete a vedere durante i vostri controlli. Comunque, se aprite System Informer per la prima volta, andate sulla sezione System, andate su Options, andate su General e per l'appunto andate ad eliminare, scusate, a selezionare, non a eliminare, a selezionare la casella Enable Kernel Mode Driver. Una volta fatto ciò andate a fare close e a chiudere e riavviare il programma come amministratore. In questo caso specifico non lo vado a fare perché, come avete visto, mi ha dato un messaggio di errore perché per l'appunto devono aggiornare i loro driver, però voi ovviamente fatelo. Quindi iniziamo subito. Il primo processo di cui vi parlo è l'Explorer, che è il processo principale del File Explorer, quindi di questo qui, e di fatto registra indicizza automaticamente i file e i percorsi che sono stati elaborati dal Windows Indexer. Vi faccio una premessa, io se fossi in voi questo processo non lo andrei ad utilizzare, nel senso che è un processo comunque che, se non utilizzato da persone che comunque hanno già esperienza, può false flaggare, o meglio, non è che false flagga ovviamente il processo, siete voi ad interpretare peggio, cioè in maniera non corretta i flag che vi fa vedere, e comunque rispetto ad altri processi è facilmente bypassabile e quindi non è molto utile. Comunque vi spiego per l'appunto come si utilizza, perché è un processo sul quale vi potrebbero fare delle domande durante gli orali o iscritti. Quindi andate semplicemente a double cliccarlo,
vi dico fin da subito che la prima cosa che dovete guardare è nella cartella, scusate, nella tab, nella sezione General, dovete vedere il Started Time, questo qui, ok? Che sarebbe il tempo dal quale è avviato il processo, 15:31:52 alle 16:12:2023. Questo qui, che lo facciate con questo processo, lo facciate con qualunque altro processo, dovete andarlo a comparare con il tempo di avvio di Windows, cioè del computer vero e proprio, che è questo, o meglio, questo logon time 15:31:50 del 16/12/2023 è in realtà l'orario che dovete prendere in considerazione quando fate questi check, a parte che facciate check per tipo il CSRSS che avrà il connect time come data di avvio, data e orario di avvio. Comunque dovete andare a guardare questo, che è diciamo, l'orario nel quale il player ha, dopo aver trovato la schermata di login, prima di accedere al suo account, fatto il login per l'appunto. Quando fa il login, questo orario viene registrato. Questo qui invece è proprio quello vero e proprio nel quale il computer si sta accendendo. Quindi andate a compararli, in questo caso mi dice che io il logon time l'ho fatto alle 15:31, qui 15:31, qui 50 secondi, qui 52 secondi. Ci possono essere errori di qualche secondo, addirittura in alcuni casi di 2 minuti circa, di solito non più di così, altrimenti si dice che il processo è stato riavviato. Ovviamente a seconda della velocità con diciamo del computer. Quindi una volta guardato questo e aver appurato che il player non lo ha riavviato, andiamo nella sezione memory, andiamo su options, andiamo su strings e qui andiamo a inserire 4. Teoricamente su System Informer si può utilizzare direttamente il numero 5 per filtrare, non vi vado a spiegare perché. Su System Informer si può utilizzare per l'appunto 5, su Process Hacker si utilizzava 4, io utilizzo 4 semplicemente perché sono abituato ormai da svariati anni a utilizzare 4, comunque 4 e 5 la stessa roba, non vi preoccupate, e andate a selezionare tutte le caselle. In alcuni casi non bisognerebbe selezionare la cartella image, anche qui scusatemi, non vi vado a spiegare il perché, perché comunque andrà a darvi troppe nozioni rispetto a quelle che voglio dare in questo momento. Per adesso selezionatela sempre, ok? Una volta fatto ciò premete ok per l'appunto e vi filtrerà. Mentre filtra, una piccola cosa che potete fare è premere il tasto in basso, control, oppure andare a selezionare tipo il desktop o un'altra casella. Questo perché adesso vedete per l'appunto i risultati del filtraggio, chiamiamolo così, però se un player va, mentre voi fate per l'appunto questo procedimento, a premere ESC, ok, come ho fatto adesso in questo momento, spero l'abbiate sentito perché ho proprio sbattuto la key ESC, vi andrà a stoppare il filtraggio dei risultati. Come vedete questo qui ha 19 milioni di risultati, questo qui ha solo 1 milione, quasi 2 risultati. Ovviamente voi volete più risultati possibili per non essere bypassati, perché per appunto in quei risultati che magari non aveva ancora caricato c'è proprio il risultato che serve a voi. Quindi per fare in modo che il player non possa fare una cosa del genere, per l'appunto vi basterà andare a o selezionare subito un'altra cartella, oppure mentre lo fa premere CTRL, perché se il player andrà a premere ESC vi uscirà questa non mi viene il nome, comunque questa window qua, ok? Una volta fatto ciò, sull'Explorer potete filtrare per varie stringhe. Le due che vi dico io sono file // ovviamente qui lo sto facendo con il case contain case insensitive, ok, non con i regex per adesso. File per l'appunto // e una volta fatto ciò potete andare a filtrare per l'estensione che vi serve, appunto .exe per esempio, e qui mi dà vari per l'appunto flag di exe che sono stati per l'appunto registrati all'interno del processo. Un altro filtro che potete usare è quello del PCA Client, che probabilmente conoscerete un po' tutti,
semplicemente andate a selezionarli, a copiarli, ad aprire una nuova cartella, cioè un nuovo robo di notepad, e qui ora io ce n'ho pochi perché ho appena avviato il computer. Comunque andrete a visualizzare gli ultimi 10, mi sembra, processi, cioè non processi, comunque applicazioni che sono state avviate, e per l'appunto io ho avviato 2 volte System Informer, una volta OBS e prima System Informer e SteelSeries, ok? Ripeto, in realtà l'Explorer è molto facile da bypassare, quindi non vi consiglio comunque di usarlo. Una volta fatto ciò, vi spiego per l'appunto come andare a filtrare altri processi. Uno di questi è il -s, scusatemi, il -s DPS, ok? Questo qui. Dovete fare la stessa roba che ho fatto prima, quindi andare a vedere lo started times. Una volta fatto ciò andate su Memory, Options, Settings, qui andate a rimettere 4, Extended Image and Mapped. Andate poi su Filter e in questo caso vi spiego altri 2 filtri che potete fare su Contain Case Insensitive. Uno è il doppio question mark, scusate, il doppio, non question mark, è il contrario. Vabbè, questo qui, non mi viene adesso il nome. Il punto esclamativo, ecco, che vi andrà a filtrare per tutti i processi, tutti gli exe, scusatemi, che sono stati avviati. Una volta fatto ciò, potete andare a filtrare nuovamente per .exe. Questo perché in realtà ci sono anche delle applicazioni che funzionano come .exe, ma che in realtà non hanno come si chiama? L'estensione. Come un esempio è questo qui, o questi 2 anzi, che sono del sistema direttamente, e come vedete c'è scritto ISR di PC e System, però non c'è il .exe, ok? Quindi se state cercando un .exe andrete a filtrare per .exe. Vi dico già che tramite alcuni metodi si possono avviare .exe senza estensione o con estensione modificata. Nel caso fosse senza estensione, voi non dovreste andare a filtrare per .exe se stesse cercando quelli, perché per l'appunto filtrando nuovamente per .exe vi andrà a nascondere quelli senza estensione. Comunque vado a filtrare per .exe di nuovo e una volta fatto ciò, volendo posso anche filtrare per un .exe specifico. Un esempio è OBS, per esempio. So che ho aperto OBS e qui andrò per l'appunto a vedere il OBS 64.exe, che è per l'appunto l'exe che mi avvia OBS. E questo che vedete qua è il timestamp, ovvero la data della compilazione dell'exe, del programma, ok? Una volta fatto ciò, vabbè, vi dico che potete anche non filtrare per .exe, ma filtrare per, come vi ho detto, altre tipologie di estensioni. Non che vi faccia vedere se avviate un DLL, qui ve lo fa vedere, ma se avviate un programma exe tramite, ripeto, vari metodi, non ve li vado a spiegare, non vi vado a dire nello specifico per evitare bypass, cioè per evitare che persone vadino a pensare a come bypassare, diciamo, il DPS, anche se, ripeto, in realtà non lo bypassano perché lo trovate. Quindi se avviassi un programma exe con estensione però DLL, mi basterà andare qui e filtrare per .dll e lo andrò per l'appunto a vedere. Ovviamente in questo caso dovrei anche filtrare, ripeto, per i doppi punti esclamativi. Questo è quanto. Un'altra cosa che vi dico è relativa al sysmain. Anche questo è un processo molto importante, non ve lo filtrerò, però vi faccio semplicemente vedere che per l'appunto vi fa vedere il suo started time. Quando per l'appunto fate un controllo, dovete sempre andare ad essere sicuri che il sysmain, che il DPS eccetera siano avviati, perché altrimenti rischiate di essere per l'appunto bypassati. Se questo processo per l'appunto è stoppato o comunque non funzionante correttamente tramite altri vari metodi che si possono utilizzare per non farlo funzionare, per esempio i .pf all'interno del prefetch non vi vengono generati, quindi questo sappiatelo. Altra cosa vi dico prima di passare al CSRSS: se voi
siete abituati a controllare che i processi siano in esecuzione tramite CMD, quindi SQuery per esempio DPS, sappiate che questo metodo è valido, cioè funziona, però tramite diciamo questo metodo non sapete quando sono stati avviati. Quindi se io vi andassi a stoppare il sysmain, per esempio, avviare l'exe che mi serve, riavviare il sysmain, voi non avreste la minima idea che quel sysmain è stato restartato. Questo ovviamente vale per tutti i processi che si possono restartare. Quindi quando guardate per l'appunto se un processo è in esecuzione, vi consiglio di non guardarlo tramite di non guardarlo tramite CMD, proprio perché potreste essere bypassati dal fatto che il player ha riavviato il processo. Guardateli semplicemente da System Informer o Process Hacker, quello che utilizzate voi. Passiamo al CSRSS. Questo processo è un processo del subsystem essenziale e di fatto deve essere sempre in funzione all'interno del sistema operativo. Se lo vado a stoppare mi dà la blue screen of the dead, cioè mi va in blue screen il computer. E è un processo che è responsabile delle finestre della console, della creazione o comunque dell'eliminazione dei threads, della gestione comunque della maggior parte dei comandi grafici che vengono eseguiti su Windows, eccetera. Quando si filtra il DPS, in questo caso, ripeto, per cercare i .exe, si filtra per quello con meno megabytes, cioè con meno private bytes. Perché? Ve lo spiego subito. Allora, vado a prendere dal mio desktop una cartella, eccola questa qui, e vi faccio vedere un po'. Se io vado ad aprire il aperto.exe, ok? Questo qui, il cheat solito, io ovviamente vado a refreshare, vado all'interno del CSRSS, accesso negato giustamente perché non ho come si chiama? I permessi del kernel, non posso filtrarlo. Ok ragazzi, piccolo taglio, mi ero scordato, o meglio, cioè, sapevo che sarebbe successa questa cosa quando ho iniziato il video non avendo i permessi del kernel per l'appunto filtrare i vari processi. Sono arrivato alla fine del video e non me lo ricordavo. Utilizzando come si chiama? Il System Informer senza permessi del kernel, io non posso andare a filtrare processi protetti come questi, quindi come il CSRSS oppure anche l'MSPeng, eccetera. Vi metto però uno spezzone che vi fa vedere come si filtra e nello specifico vi fa vedere anche e vi fa spiegare che bisogna usare quando si cercano almeno gli IXE, tanto nello spezzone faccio vedere anche i DLL, come si utilizza il CSRSS per non false flaggare l'avvio degli exe, ok? E niente, vi lascio per l'appunto a quello spezzone. Comunque, stavo dicendo, se vado ad aprire il cheat, ok, adesso si vede, perfetto, scusatemi. Aperto.txt, ovviamente nel CSRSS me lo filtra, mentre se vado a toccare, spostare, comunque giocherellare un po' con questo qui, non aperto.exe, vedremo che il CSRSS, in questo caso quello con più private bytes, me lo flagga, anche se io non l'ho aperto. Vi spiego subito cosa intendo. Io utilizzerò System Informer per filtrare il CSRSS e per l'appunto vi faccio vedere che quello con più, scusate, partiamo con quello con meno. Quello con meno private bytes mi dirà che il file aperto.exe è stato effettivamente, come dice il nome, aperto, giusto? E fin qui tutto normale. Non mi dice che il file non aperto.exe è stato aperto perché giustamente quello non è stato aperto, non è stato avviato. Se invece vado a filtrare il processo con più private bytes, questo qui, vado ad eseguire esattamente gli stessi passaggi che ho eseguito prima e vado a riscrivere come ho fatto prima aperto e basta. Qui vedrò che in realtà oltre al flag del aperto.exe mi andrà a flaggare
anche il file che in realtà non ho aperto. E non solo, qui mi fa vedere addirittura che ho giocherellato con il termine scientifico-tecnico super giusto che ho, diciamo, utilizzato prima, addirittura con quel file, con il file non aperto.exe, addirittura quando era presente nella cartella del desktop e non nella cartella del... cioè, oltre che alla cartella del DLL, questa qui, DLL prova esecuzione, addirittura nella cartella del desktop. Quindi quando fate questo, diciamo, quando filtrate il CSRSS, almeno che non si trattino di casi speciali di cui non vi vado a parlare, perché se state guardando un video come questo probabilmente non siete ancora, diciamo, al livello per potervi preoccupare di cose del genere, si filtra per quello che ha meno private bytes. Ultima clip per questo video, mi sono scordato di registrarla ieri sera perché sono andato ad una festa e sono tornato troppo tardi, quindi la registro oggi, di mattina, e volevo farvi vedere per l'appunto questa funzionalità, la funzionalità di fatto utilizzare un sistema, un tool simile a USB The Viewer tramite direttamente System Informer, e bisogna per l'appunto recarsi nella sezione Options. Una volta fatto ciò, rifaccio in questo modo, ok? Si va nella tab Disk Devices, ok? Si seleziona il disco Connected o anche Disconnected che ci interessa. Io in questo momento vado a selezionare per esempio l'S, ok? Clicco con il tasto destro, vado su Properties e successivamente vado su Details. In questa Properties tab, questa qui, ok, voi dovete andare a selezionare quello che vi interessa. Ci sono varie robe. Io in questo caso vi andrò a far vedere il First Installation, che è la data della prima installazione di questo disco all'interno di questo computer. Ovviamente vi specifico, se si formatta Windows, questa data ovviamente si cancella, quindi vi andrà a rivedere la nuova data di connessione. E l'altra che vi faccio vedere è Last Arrival Time, eccolo qua, che è l'ultima connessione per l'appunto fatta, che è giustamente oggi alle 10:34 per l'appunto. Questo tool, vi stavo dicendo, è utile perché di fatto vi va a sostituire quello che potrebbe essere l'utilizzo di USB The Viewer. Potete usarlo direttamente da qui. Vi faccio vedere anche che se utilizzate un processo disconnesso, ovviamente potrete andare a fare gli stessi check. Per esempio Last Arrival Time vi fa vedere che per l'appunto era il 25:10, sì, torna, 2023, le 20:29:07, e Last Removal Time, eccolo qui, scusatemi, ovviamente questo potete vederlo anche nell'altro, è il 25:10 alle 20:38:03. Questo qui è l'ultima data e l'ultima ora nella quale il disco è stato rimosso dal computer. Anzi, vi dico anche un'ultima cosa, già che ci sono. Nella tab Disks voi sarete in grado di andare a vedere tutti quei file che in questo momento stanno venendo modificati all'interno del computer, e è qualcosa di abbastanza carino perché vi potete accorgere per esempio se una persona sta registrando, perché se una persona sta registrando ci dovrebbe essere per l'appunto un flag qui interno. In questo caso vedete una miriade di diciamo flag provenienti dal processo di AMD. Questo perché anche se in questo momento non sto registrando con AMD, nel senso che sto registrando con OBS, io ho AMD Replay in esecuzione, e per questo motivo vedete tutti questi file per l'appunto, alcuni in realtà sono generati, altri direttamente modificati, in questa tab, che vi va proprio a spiegare che il video si sta diciamo venendo registrato.
E nulla, questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile. Scusate se è venuto un po' lungo, mi sono dilungato in alcuni discorsi, forse anche troppo, però ovviamente volevo che fosse il più chiaro e comunque il più completo possibile. E nulla, spero che per l'appunto possiate adesso utilizzare System Informer o anche Process Hacker a vostra discrezione come meglio preferite, che adesso lo sappiate usare. E se avete delle domande ovviamente scrivetele nei commenti che io appena potrò risponderò. E nulla, ci vediamo al prossimo video.